Harry V, uno dei personaggi più intriganti della storia medievale, capace politico e guerriero esperto, nonché abile diplomatico, un sovrano da temere a cui tributare cieca obbedienza. Leader che ha commesso errori eppure è sempre sembrato trionfare quando contava, trasformata quella che poteva essere una disastrosa campagna militare in un successo strabiliante contro ogni probabilità, rinsaldò l'unità interna ed aprì una nuova pagina delle guerre in Francia con una rinascita della fiducia del successo inglese. 5 anni di metodica campagna militare e di attività politica dalla celebre vittoria ad Azincourt condussero al trattato di Troyes e dal matrimonio con Caterina di Valois, dalla cui unione nacque solo pochi mesi prima della morte del padre del nonno materno Enrico VI, Harry VI, incoronato re di Francia ed Inghilterra, appena infante. Mentalmente instabile e caratterialmente non adatto, generò un grave vuoto di potere, nel quale si insinuò una pericolosissima spaccatura politica intestina, che unita alla gravosità economica della guerra, del mantenimento delle guarnigioni e alla mancanza di leadership militare e politica adeguata, specie dopo la morte di John di Lancaster, il duca di Bedford, portò alla fine della English France con le iconiche sconfitte di Formigny e Castillon e la perdita di tutti i territori tranne Calais nel suolo francese. Le ripercussioni politiche e l'influsso dei soldati disoccupati del conflitto portò alla Wars of the Roses che dominò la politica inglese per il resto del secolo. Bomba ragazzi, bentornati su Winter Quartering. Oggi Harry V, gioco della 3W, designer Rob Markham, grande Robert. 4 battles from the 100 Years War, che a noi fa proprio schifo qui su questo canale. Scatola, che fa parte di gruppone di scatole in cui il designer, attraverso varie battaglie che si nodano praticamente tutto l'arco del Medioevo, si accompagna con un regolamento più o meno che più consistente. Comunque va bene, si dividono principalmente in 3 periodi. Abbiamo il periodo iniziale, l'alto medievale, diciamo, che abbiamo, in cui ci sono Age of Chivalry, Shield and Sword, poi abbiamo Crusades 1, Crusades 2, poi abbiamo Middle Period con Black Prince e Harry V, poi c'è Late Period con Crossbows and Cannons 1 e 2, e poi c'è anche più avanti, però l'ha fatto più avanti, This Sector Isle, ambientato alla guerra delle rose specificamente, e praticamente l'elaborazione di questo regolamento qua. E c'è gli altri titoli più o meno, la versione di questo regolamento praticamente uguale a quella di Black Prince, gli altri hanno poi robe diverse, non so bene. Comunque Black Prince e questo sono quelli che ho giocato, quindi qua siamo a cavallo come i tipi in copertina. Ma passiamo subito alle robe importanti, perché per non essere catturati sul campo di battaglia e poi il telefono a casa che vogliono il riscatto, intanto vi tengono prigionieri comodi in una magione d'oltremanica, così trattati come dei sir, che potrebbe anche non apparire così sgradevole, ma non si sa mai, per non incorrere in tutte queste inconvenienze. Mi raccomando, mi piace il video, iscrivetevi al canale che mi date una mano, e grazie per aver scelto ancora Winter Quartering per un altro paneggio assieme. E quindi partiamo anche con questo delirio, vai! Bene, Harry V in realtà ci propone 4 battaglie, in cui in una sola c'è Enrico V, però Enrico V perché per segnare il re, che è iniziato insomma una nuova fase della 100 Years War, successo strabiliante all'inizio e poi è finita in maniera completamente opposta. Le battaglie che ci propongono sono Azincourt, poi abbiamo Patay, quindi 429, c'è anche la Giovanna, Ci sono tanti giochi che hanno questa battaglia qua, c'è solo By the Edge of the Sword, poi abbiamo la fine, Formigny e Castillon. Qui potete ammirare l'ennesima Azincourt, partita appena finita, in cui i francesi li hanno prese ancora di santa ragione. Uno scenario più da apprendimento questo, da giocare in solo, ecco.
gli altri sono più interessanti, aperti. Però dando già certi pareri ti permette di vedere qualcosa, di verificare qualcosa un po' più accurato rispetto per esempio a un più giocoso Man of Iron, questa stessa battaglia. Iniziamo subito le condizioni di vittoria, ovviamente sono sempre legate al panico, al morale e alla coesione degli eserciti. Come vedete, foglietti a parte in ogni scenario. Ogni battle di un dato schieramento, per esempio questi sono dei francesi, Pathé, ha dei livelli di demoralizzazione, demoralization levels. Su un'unità che per esempio vedete qui a Lincoln viene demoralizzato con 18 punti forza. I punti forza sono contati dalla forza delle unità sconfitte, per esempio ne perde 3 con forza 5 e una con forza 3, a Lincoln è demoralizzato. Quando tutte queste sono demoralizzate c'è una sconfitta automatica, altrimenti si procede fino alla fine dei turni, ogni scenario ha un tot di turni, e si andrà a sommare i punti forza delle unità francesi perse, eliminate, più eventuali punti forza di unità ridotte sul campo, da cui si sottrarrà lo stesso totale degli inglesi. Abbiamo, vedete sul regolamento, differenziali, vari differenziali, a seconda del risultato finale, poi ci sarà una vittoria totale, sostanziale, marginale, di uno schieramento o dell'altro. Interessante notare la sequenza di gioco, che è asimmetrica ma fissa. Gioco composto da turni e le fasi di ogni turno sarà una prima fase di English Longbow Phase, quindi tirano gli archi lunghi, inglesi perché ci siano solo loro. Poi c'è una fase di comando francese. Nella fase di comando si possono tentare di modificare gli ordini delle varie battle, poi vediamo. Poi c'è una fase di movimento francese, una fase di combat francese. La fase di combat si divide in defensive fire, quindi gli inglesi fanno reaction, offensive fire, quindi sparano i francesi, poi il melee francese. Poi c'è la English Rally Phase. Rally Phase si ripigliano le unità in campo, chi sta andando in rotta, vabbè, si cerca di recuperare un po' di roba. Poi c'è la English Command Phase, quindi gli inglesi tentano di cambiare gli ordini della loro battle. Poi c'è English Movement, poi c'è English Combat, in cui c'è Defensive Fire, quindi fuoco e reazioni dei francesi, Offensive Fire, gli inglesi, poi Melee Phase degli inglesi. Dopo c'è la French Rally Phase, quindi i francesi alla fine tentano di riprendere un po' della loro gente, ok? E poi si avanza il turno. Quindi interessante la sequenza di gioco, funziona nel dare certe dinamiche, soprattutto dà anche l'idea proprio della pioggia di frecce che ti arriva, cioè tipo Assassin's. Bene, andiamo subito a vedere i protagonisti dei nostri match. Partiamo da delle unità semplici. Abbiamo in basso a sinistra la strength, la forza, abbiamo qui più sopra questo 8, il morale, in basso a destra il movimento. Poi diciamo un'altra cosa, vediamo che ci sono delle combat units che praticamente sono le unità che sono assegnate a un determinato leader. Per esempio Henry, questa va con Henry V, vediamo anche la silhouette dello stesso colore del cerchio sulla testa del leader. Bosredon, vedete sto qua, scudo rosso eccetera, va con Bosredon. Mentre queste vedete che hanno la silhouette bianca, questi sono skirmisher. Tutte le unità da tiro praticamente sono skirmisher. Questo che differenza ha? Non devono mai verificare il comando, non devono mai sottostare agli ordini dei leader, sono un po' indipendenti, hanno delle regole un po' speciali. Andiamo a vedere sti leader invece. Allora, vediamo Bosredon è un leader, Henry è un leader, Henry però è anche un overall commander. Perché? Perché non ha il valore di command qui, vediamo che ha un trattino. I valori sono comando a sinistra, che è il valore che serve per cambiare l'ordine in corso. Abbiamo il command span, quindi il raggio di comando, e poi abbiamo un combat bonus, battle bonus, modificatore che aggiungiamo in combattimento. Vediamo che l'overall commander non ha il command. Perché? Perché loro non hanno, praticamente sono più forti, non hanno bisogno di check per cambiare i loro ordini. Quindi noi avremo i nostri eserciti, le nostre schiere sono composte in varie battaglie, quindi abbiamo la battle di Henry, i francesi hanno la battle di Bosredon, quella di Boucicaut, di Rambourg, eccetera, che li distinguiamo con colori che fanno match. E poi abbiamo gli skirmisher, questi non sono assegnati a nessun leader, hanno delle regole particolari. Bene, le unità delle battle devono sottostare all'ordine del loro leader. Non è che possono fare
quello che vogliono. All'inizio della partita, segretamente, i giocatori assegnano un ordine a ogni loro leader. Per eseguire questi ordini bisogna tracciare il comando al proprio leader all'inizio della fase di movimento. Il comando come si traccia? Semplicemente si guarda il command span, funziona anche l'adiacenza, praticamente se non ci arrivi ma hai unità friendly vicine fanno passaparola. Ovviamente solite robe non possono passare per caselle contenenti nemici o aree di controllo ZOC nemiche. Qualora tu non sia in comando, prendi il segnalino autocommand. Cosa comporta l'autocommand? Sostanzialmente vincoli il movimento, non puoi muoverti adiacente a nemici. Se sei una ZOC nemica non puoi muoverti, e se puoi muoverti devi muoverti più vicino possibile al raggio di comando del tuo leader, quindi cerchi di raggrupparti verso il tuo leader. Ovviamente per essere in comando il turno successivo, infatti se il turno successivo sei in comando togli semplicemente l'autocommand, robe abbastanza comuni a molti giochi. Se sei in comando invece devi sottostare all'ordine assegnato al tuo leader. Se non puoi tracciare al tuo leader, tracci comunque al tuo overall commander se ne hai uno, e se tracci ad entrambi sottostai sempre a quello del tuo overall commander perché è più alto in capo. Insomma, cosa comportano questi ordini? Partiamo con attack. Praticamente questo devi muovere almeno metà rounded up del tuo movimento, e qualora tu possa poi sei obbligato ad ingaggiare in corpo a corpo, ricevendo anche un +1 dai roll modifier, comunque che non male. La particolarità di attack è che nella fase comando le unità di cavalleria heavy cavalry possono tentare con un check di morale di passare in modalità charge, e il cavallo un secondo è fermo, l'attimo dopo sta galoppando, un po' più forte, in modalità charge. Bisogna fare un test di morale. Test di morale, ragazzi, tiri un D10, nel gioco si utilizzano i D10 dove lo 0 è 10, devi fare pari o minore del tuo morale. Se hai un leader staccato con te hai un -1 al bonus, tutto qua, semplice. C'è advance, ovviamente, qua devi muoverti quanto vuoi, ma almeno una hex, un esagono più vicino al nemico dove eri prima, quindi puoi muoverti come vuoi, però hai più libertà nel movimento. Poi abbiamo stand, puoi muoverti massimo un esagono e hai +1 al tuo die roll modifier se sei defender, se stai difendendo in melee, solo defender. Poi ragazzi abbiamo retreat, cosa sarà mai? Puoi muovere fino a tutto il tuo movimento, ma devi finire almeno un esagono più distante dal nemico rispetto a dove sei partito. Abbiamo poi reserve, puoi muovere tutto il tuo movimento ma non puoi muoverti a più di 5 esagoni dal nemico. Ed infine abbiamo master, protocollo di emergenza. Lo possiamo mettere solo se abbiamo avuto 2 unità che sono andate in rotta o sono state eliminate in questo turno. Le unità devono muovere di tutto il movimento, devono finire almeno 5 esagoni dal nemico. Però il commander, la differenza, come reserve dite no, però guadagna +1 di command span, quindi cercano di raggruppare e la gente in rotta cercano insomma di recuperarla. Protocollo di emergenza. E questi praticamente sono i command cheats, che sono 6. Parliamo dello stacking, che è di un counter per esagono, a meno che da setup non partano assieme. Nel setup infatti è consentito fare stacking di massimo 2 unità, ma dello stesso tipo infantry con infantry, cavalry con cavalry. Possono muovere insieme anche, ma una volta che si muovono indipendentemente non possono più ristaccare. I leader ovviamente non contano nello stacking, e nella stessa casella possiamo avere un leader normale e anche l'overall commander. Come vedete le unità vanno orientate verso il vertice dell'esagono, e gli esagoni circostanti saranno quelli davanti, il loro front, questi due. Poi avrà un flank e un rear. La ZOC delle unità si estende sul flank e sul front, ma attenzione perché gli skirmisher, prima eccezione, non hanno ZOC, ok? E non hanno neanche facing, a meno che per il longbowman non siano in stack con gli stakes, i nostri pali appuntiti, no? Questi vengono messi a setup nello scenario dal giocatore, insomma, che controlla gli inglesi. Poi non possono più essere mossi, peccato. Però qualora un longbowman si in stack con uno stake, avrà la zona di controllo solo nel suo fronte. In quel momento avrà un front e avrà una ZOC. Oltre a questo, quando è in stack con uno stake, avrà un +1 al suo morale, e l'avversario, qualora
ingaggiasse melee combat, subirà un malus di -2 al suo die roll. Ok, quindi ottimo mistakes qui per gli arcieri. Ragazzi, gli effetti delle ZOC, le ZOC praticamente ti stoppano il movimento, ok? E non si può mai nel movimento uscire da una ZOC nemica e poi uscire da una ZOC e entrare in un'altra ZOC nemica, quindi prima bisogna sempre passare una casella neutra. Se non sei in comando, sei autocommando e non puoi proprio uscire dalla ZOC nemica. Percorriamo le fasi del turno. All'inizio abbiamo la English Longbow Phase. Cosa succede nell'English Longbow Phase? Indovinate un po' e gli archi lunghi tirano. Bene, come tirano? Intanto non hanno facing, quindi possono tirare in qualsiasi, indipendentemente da come siano orientati. Quindi, secondo requisito, ovviamente bisogna avere linea di vista. Linea di vista va dal centro dell'esagono al centro dell'esagono del bersaglio. Ok, chiaro. Non possono passare per unità amiche o nemiche, non possono tirare sopra. Ovviamente si consulta la range table, ragazzi. Con cosa tiriamo? Quanti X di distanza? Ci dice se non è possibile, in quel caso avremo una X, tipo il bow non tira a 3-4 esagoni, l'arco lungo però tira a 3 ma non a 4, il cannon tiro dappertutto, c'è la cavalleria fa schermaglia solo adiacente. Nel caso possiamo tirare, ci dice una colonna da consultare nella fire table, che è questa qui. Il longbowman a 1 di distanza tirano sulla colonna A, vedete che è più forte. I risultati sono: niente, facciamo fare un check immorale alle unità in quell'esagono, infliggiamo un tot di step loss e oltre quello facciamo fare un test di morale alle unità che li hanno presi. Oltre a questo, ragazzi, cioè non è che hanno frecce infinite sti archers. Vedete qua abbiamo tutti gli English Archer disponibili. Lo scenario dipende dallo scenario, ovviamente sono ancora tantissimi. English Archer bisogna segnare quando tirano, bisogna marcare una freccia e hanno due tipi di frecce, perché a 2 e 3 esagoni tirano con le frecce regolari, mentre ad un esagono tirano con le shift arrow, cuspidi più strette, appuntite, piccole, quindi tirano dritto per dritto, sono dei proiettili, ti perforano anche le corazze. Invece hanno la cuspide larga e più pesante, tirare distante perché non vanno via col vento, in poi facendo la traiettoria ad arco, quando cadono prendono più forza e quindi sono efficaci. Quando tirano più vicino con le shift arrow praticamente sono tremendi e vedete bisogna segnare. Qualora tu finisci la regola tiri sempre con la shift, però non tiri sulla colonna A. Quando hai finito le frecce tu hai la possibilità di non tirare, non muovere, non fare niente. Se non sei nella ZOC di un nemico adiacente a nemici, puoi ricaricarti di 2 e cominci a ricaricare dalle shift arrow. Praticamente vai a recuperare le frecce. Questo è un adorabile folle Markham che fa sta roba. Cioè, chi è che va a pensare di segnarsi le frecce? Ma cioè, un adorabile folle. Bene, dopo di questo allora passiamo, c'è la Command Phase. Command Phase cosa si fa? Al primo turno di gioco gli ordini sono segnati automaticamente, ma poi si può tentare di cambiarli. Per esempio qui Allen Con aveva l'ordine d'attacco, se adesso vuole passare al retreat o al muster per esempio, bisogna il primo valore a sinistra, il valore di command, fa un test, tira un D10, se fa quel valore o meno cambia il suo ordine. L'overall commander invece lo cambia automaticamente e se è staccato con un leader dà un bonus -1 per fargli cambiare ordine, però insomma, cioè, tanto tu puoi tracciare comunque l'overall commander, anzi sei obbligato, quindi però può servire. Poi abbiamo Movement Phase, roba facile. Ogni scenario ha la sua mappa e con i suoi terreni. Per esempio ad Azincourt, vediamo questi esagoni, vedete che sono tutti texturizzati qua, bellissimi. Non è per bellezza, è perché è un plot terreno inzuppato qua, sto campo, vabbè insomma, difficoltoso. Quindi il plow terrain ha un tot di fattori movimento, per esempio ci vogliono 2 punti di movimento per entrare un esagono. Dove c'è il clear, c'è il forest, abbiamo tutta la nostra terrain table, quindi andiamo a vedere, certe cose sono not allowed, modificatori anche nel combattimento, eccetera eccetera eccetera. Ovviamente ragazzi ci si muove verso il facing, skirmish non hanno queste robe qua, però non abbiamo particolari vincoli, perché nella prima casella in cui muoviamo possiamo cambiare il facing gratuitamente a piacimento. Se poi però nel movimento lo vogliamo cambiare di nuovo, quello ci costa un punto movimento, quindi niente di particolarmente complesso. Poi ragazzi si va alla combat phase ricordate la sequenza fissa, perché c'è English longbow phase, French command phase,
French Movement Phase, French Combat Phase. Questo è fisso in tutti gli scenari. Combat Phase, allora prima c'è Defensive Fire, quindi sto arco lungo vede questo, può sparare se vuole. Ho capito. Dopodiché c'è Offensive Fire, quindi i francesi se hanno unità che possono tirare, tirano. Dopodiché c'è la Melee Phase. Vediamo sti melee come funzionano. Non è obbligato il melee, a meno che non avete l'ordine attack. Prima cosa si dichiarano gli attaccanti e l'esagono recipiente, cioè il bersaglio, quindi possiamo fare anche 2 contro 3 contro 1, 1 contro 1, oppure come vogliamo. Semplicemente gli attaccanti fanno un test di morale prima, così. Okay. Se lo superano, attaccano. Se non lo superano, non attaccano. Dopodiché lo fa il difensore. Se il difensore non lo supera, ragazzi, scappa. Mettiamo segnalino root e dovrà ritirarsi di 3 esagoni. Ovviamente questo test lo fanno tutti quelli nell'esagono. Gli skirmishers sono gli unici che possono attraversare esagoni con unità amiche. Bene, ma mettiamo che loro hanno superato il test di morale per attaccare, hanno superato il morale difensore, allora c'è il melee. Sia l'attaccante che il difensore devono totalizzare la propria forza e tirare un dado. Ovviamente abbiamo malus e bonus al die roll. La tabella di combattimento com'è? Praticamente varie colonne, andiamo a verificare i nostri strength points e tiriamo sulla colonna adeguata incrociando con il tiro di dado. I modificatori sono tutti die roll modifier, loro opzionale, ma ovviamente abbiamo gli unit type modifier, quindi infantry contro skirmisher abbiamo un +1. Poi ci sono anche gli odds, ragazzi, sempre in favore del difensore, quindi 1-2 o meno, -1, 2-1, +1 e così via. E dopo altre robe normali, andiamo per il fianco, ok, siamo forti, abbiamo il terrain, siamo in stack con un leader, quindi il bonus del leader, siamo contro una rooted unit, bla 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 bla. Questo discorso qua lo fa sia il difensore che l'attaccante, quindi, e poi in simultanea infliggono i risultati ottenuti, che possono essere niente, check il morale, oppure step loss col check di morale. Vediamo una cosa però. Allora, gli skirmisher intanto comunque non possono mai attaccare in combattimento, ok? Altra cosa, non possono mai entrare in zoc di un'unità nemica, o meglio di una combat unit, ma di altri skirmisher sì. Altra eccezione, gli skirmisher, quando vengono attaccati da un'unità di fanteria nemica, quindi loro superano test di morale, loro possono decidere di ritirarsi automaticamente di 3 axes e non vanno rooted, si ritirano solo di 3 axes. Metti che l'esagono resti libero, loro possono fare advance after combat. L'advance after combat viene fatto sempre quando la casella del difensore resta vacante alla fine di un combattimento o all'inizio, come in questo caso qua. Quindi o perché il difensore non fa il test, non supera il test di morale, quindi si ritira di 3 e va rooted, oppure volontariamente lo skirmisher la lascia libera prima del combattimento, oppure per risultato del combattimento che comunque comporta il test di morale, quindi si ritira di 3 e va rooted. Ok, è importante sta roba del rooted. Se non superi il test di morale come risultato del combattimento o prima di accettare il combattimento come difensore, ti ritiri di 3 e vai rooted. Come attaccante invece ti ritiri solo se subisci, devi fare un test di morale come risultato del combat che il difensore ti infligge, e quindi vai rooted e ti ritiri di 3. Ok, c'è sempre questa roba di ritirarsi di 3 e andare rooted. Non vai rooted quando o sei l'attaccante e prima del combattimento checchi il morale e non lo superi, stai qua e non attacchi, oppure uno skirmisher si ritira volontariamente di 3 prima di iniziare il combattimento una volta attaccato. Comunque la roba poi è diversa qualora ci fosse una charging, solo in charge, ragazzi, una heavy cavalry che sta caricando. In questo caso qua gli skirmisher possono provare a ritirarsi volontariamente prima del combattimento, ma devono fare un tiro di dado. Se fanno 8, 9 o 10, 8, 9 o 10, ragazzi, possono ritirarsi, altrimenti non si ritirano. Comunque, qualora la charging cavalry fa advance after combat, qualsiasi situazione, insomma, di combattimento, alla fine del combattimento, loro poi possono muovere altri 4 esagoni e fare un combattimento aggiuntivo. Quindi hanno sempre questa doppia fase se riescono a liberare l'esagono che stanno attaccando in prima battuta. Altra cosa, mettiamo che loro attaccano sempre sugli skirmish, gli skirmish fanno test di morale, superano, attaccano. Loro decidono di non ritirarsi, quindi fanno test di morale, restano qui
Ricordiamoci di stakes, gli danno anche più nel morale. Lo superano, quindi restano qui, fanno il combattimento. Mettiamo che loro abbiano fortuna, infliggono anche un danno, magari questo va in rotta. Loro non subiscono niente, ma nonostante questo, alla fine di un combattimento devono comunque ritirarsi di 3, sempre e senza rooted. Anche se gli va bene, anche se non sono soggetti a risultato di check del morale o step loss o qualsiasi risultato, insomma, nella tabella di combattimento. Però gli skirmisher si allontanano sempre alla fine, anche se, come vediamo, gli è andato bene il combattimento, come in questo caso qua. E una cosa per i test di morale che abbiamo detto è che in una singola fase di fuoco, cioè di fire o di melee, tutte le unità in un esagono possono testare il morale una volta sola. Ok, per esempio fase di fuoco, questo spara qua, questo deve testare il morale, supera, questo spara qua, viene fuori ancora il risultato per testare il morale, cioè questo non testa il morale. Oppure se per esempio questi decidono di non attaccare assieme, quindi lui attacca prima questo deve testare il morale come risultato del combattimento, quando questo attacca e questo deve testare il morale, l'hanno già testato. Altra cosa dell'unità stack, sono i test di morale che devono farli sempre tutte le unità del singolo esagono. Vediamo sti step losses come si prendono. Allora, molto semplice. Vediamo, gli skirmisher hanno uno step loss solo perché i giri sono vuoti, quindi questi possono prendere un colpo, se prendono un colpo sono eliminati. Poi abbiamo le combat units, gli infantry, che i giri, vedete, hanno un lato ridotto, al secondo colpo eliminati. Ma poi abbiamo la heavy cavalry, dall'altro lato hanno il charging, quindi come punti step loss. Il primo step loss, segnalino, 1 step loss, secondo step loss, 2 step loss, terzo step loss, eliminato. Quindi l'heavy cavalry ha 3 step loss. Gli skirmisher ne hanno 1, le infantry, combat units ne hanno 2. Altra cosa dell'unità stack, quando devono subire i colpi, non è che si dividono, vanno tutti alla prima finché questa non è eliminata poi. Poi ragazzi, cosa abbiamo? Le retreat, vedremo se possono essere volontarie oppure falliamo il test di morale, andiamo anche in rotta, oppure anche come attaccante, però solo come risultato del combattimento, non quello preventivo per attaccare, in quel caso non attacchiamo, stiamo là. Se retreat, allora bisogna muovere 3 esagoni, se non puoi muovere di 3 perdi uno step ovviamente. Gli skirmisher attaccati dalla heavy cavalry devono sempre ritirarsi, anche se va bene il combattimento, ma alla fine devono sempre ritirarsi, in questo caso niente rotta. È una roba importante che le unità che sono stacked, che sono partite così all'inizio della partita, se devono ritirarsi si staccano. Dopo il combattimento c'è la rally phase. La prima rally phase è quella degli English. Cosa succede sulla rally phase? Praticamente si cerca di riprendere queste unità in rotta. Allora vediamo gli skirmisher, ragazzi, per riprendersi dalla rotta bisogna essere prima in raggio del commander oppure dell'overall leader. Gli skirmisher però non sono soggetti a queste cose, quindi l'unica roba da fare per esempio è prendere il valore di morale, fai il check di morale, quindi tira un dado, fai quel valore o meno, se ce la fai ti togli il root, se non ce la fai devi continuare la tua rotta. Okay? Più distante possibile da tutti i nemici da dove sei cominciato. Se vai fuori dal bordo della mappa esci e vieni eliminato. Se non sei in check del leader, non sei uno skirmisher, non testi il morale. Tutto là. Vediamo gli effetti di essere rooted, ragazzi. Però prima roba, non si può entrare in zoc nemiche, non possono iniziare il combattimento, il melee combat. Hanno il fattore di movimento dimezzato, se devono difendersi in melee combat hanno anche un -1 dai roll modifier, non possono fare fire combat, ok? Quindi non possono fare niente, non hanno zoc, hanno un +1 quando sono forzate a fare un moral check, quindi tutti i check del morale a parte quello nella rally phase. Ovviamente i leader danno sempre un bonus, quindi un -1 dai roll per i check di morale sono staccati, ok? Vediamo gli effetti della demoralization, che come abbiamo detto, se vi ricordate inizio scenario, ogni battle ha un solo livello di demoralization. Quando una battle diventa demoralized praticamente non può fare più niente, perché le demoralized units non possono entrare le zoc nemiche e nemmeno iniziare il melee
quindi attaccare. La command cheat del loro leader in questo caso va automaticamente sostituita con il master, quindi campanello d'allarme, ragazzi, misure estreme. Questo può essere cambiato dopo, però non possono mai più utilizzare un ordine di advance o attack, ok? Possono fare solo gli altri: standard, treat, reserve, master. Boh, questo è in teoria tutto, è abbastanza semplice come regolamento, come gioco, però ci sta. Forse col sistema di Berg, Man of Iron, questo ha perso un po' significato, però comunque per l'appassionato è comunque valido, e certe cose, certe dinamiche sono rese meglio in questo gioco qua. Per esempio anche, non so, poi va tutta a teoria, ma anche la disposizione degli arcieri ad archi lunghi, tipo in Man of Iron, sono a cunei inframmezzate con la fanteria, la teoria vecchia che insomma è stata anche smentita perché non può essere, questo minava troppo la solidità e la coesione di uno schieramento, perché c'è tutto sto fraintendimento sulla parola che hanno messo tipo a rastrello, alcuni l'hanno interpretata come una cuspide così, ma in realtà era proprio perché era disseminato il rastrello, con l'aratro medievale era tipo un reticolo quadrato con tanti spini sotto, che era là come erano disposti questi stakes. Ok, quindi erano praticamente ai lati dello schieramento in cui la fanteria era coesa al centro, ma insomma, ma non è questo, è che qui puoi sperimentare varie cose, soprattutto anche puoi vedere meglio anche questa cosa degli stakes, dove tu hai più libertà, un altro approccio alle battaglie che hanno ovviamente designer diversi, ottiche diverse, ha molti difetti interessanti questa cosa degli ordini, però anche molti pregi. Hai una rottura di scatole che il morale è stressatissimo, tiri tantissime volte per il morale, però per certe cose è anche giusto, certe dinamiche sono differenti. Detto questo, probabilmente più divertente da giocare meno Iron, però comunque ci si diverte anche qui, che hai delle battaglie un po' diverse, tutti i vari sistemi hanno pro o contro, così. Questo probabilmente un po' più desueto, ma comunque semplice di regole, anche più semplice di Man of Iron, e molto giocabile. Interessante questa cosa degli ordini, poi con i comandanti, eccetera. Ragazzi, letture consigliate: abbiamo Henry V and the Conquest of France 1416-53, quindi andiamo fino alla fine della Osprey. Poi sempre della Osprey abbiamo The Fall of English France, ok, quindi ci accompagna la parte finale. Abbiamo poi Gli arcieri di Azincourt, Matthew Bennett, questo è stato tradotto in italiano, ma dovrebbe essere Azincourt, sempre di Osprey Publishing. Poi abbiamo questa che è una biografia, Henry V, The Astonishing Rise of the England Greatest Warrior King, di Dan Jones. Questo è appena uscito, molto bello, una biografia molto bella, io sto leggendo, sono a metà. Questo che si fa molto leggere, che è ambientata tipo nel presente, tipo come non Harry ha fatto Harry qua, no, ma ripercorre la vita di Enrico, ma dicendo adesso Harry è qui, probabilmente vede questo, sta succedendo questo, adesso c'è quello, quindi consigliato, mi sta piacendo. E basta, per oggi non ho più un cavolo a dire. Questo era Henry V di W, un gioco ragazzi del 93 mi sembra. Questo, come sempre, Witcher Quartering vi dice: mi raccomando, fate i bravi. Ciao!